C'è una dinamica molto semplice che attraversa la vita di tutti noi, ma raramente ci fermiamo davvero a osservarla. Non è qualcosa di straordinario e non è neanche un evento particolare. È un movimento continuo che accompagna quasi ogni momento della nostra esistenza. Sto parlando del desiderio. Magari succede anche a te, per settimane, a volte per mesi, desideri qualcosa. Può essere un oggetto, un traguardo, un cambiamento nella tua vita. Pensi spesso a quel momento in cui finalmente lo otterrai. Ti immagini come ti sentirai quando quella cosa entrerà nella tua vita. In qualche modo, quel desiderio diventa una piccola promessa di felicità. E quando accadrà, ti dici, allora starò bene. Poi arriva il giorno in cui ciò che desideri diventa realtà. Compriamo qualcosa che volevamo da tempo, raggiungiamo un risultato, otteniamo una possibilità che aspettavamo. Per un momento la sensazione diventa reale, è un piccolo entusiasmo, un senso di soddisfazione, la percezione che qualcosa si sia finalmente completato. Ma se osserviamo con attenzione quello che accade dopo, subito dopo, possiamo accorgerci di qualcosa di molto curioso. Dopo poco tempo, spesso molto meno di quanto immaginavamo, compare un nuovo desiderio. Un altro oggetto, un altro obiettivo, un'altra versione della nostra vita che sembra promettere qualcosa in più. Quasi senza accorgercene, torniamo a guardare un punto un po' più avanti nel tempo, come se la felicità fosse stata leggermente spostata rispetto al presente. Questo movimento è così naturale che raramente lo mettiamo in discussione. È come se la mente funzionasse in questo modo: desidera qualcosa, la ottiene e subito dopo sposta il suo sguardo un po' più avanti. Non è necessariamente un problema. Il desiderio è parte della vita umana, lo sappiamo, è ciò che ci spinge a muoverci, a esplorare e a cambiare. Ma quando osserviamo questo movimento con un po' più di attenzione, può emergere un piccolo paradosso. Il desiderio sembra promettere pienezza, ma spesso genera una sensazione di continua incompiutezza, perché ogni volta che otteniamo ciò che volevamo, la mente ricomincia a immaginare qualcosa che non abbiamo ancora. Viviamo in un'epoca in cui questo meccanismo è amplificato in modo straordinario, lo sappiamo. Ogni giorno entriamo in contatto con nuovi oggetti, nuove possibilità, nuove versioni della vita che sembrano tutte più interessanti della nostra. Scorriamo immagini, ascoltiamo storie, osserviamo percorsi diversi dal nostro e ogni volta la mente aggiunge qualcosa alla lista dei desideri. Un nuovo viaggio, un nuovo lavoro, una nuova esperienza, una nuova versione di noi stessi. Così il desiderio diventa una specie di movimento continuo che spinge sempre un po' più avanti il punto in cui pensavamo di poter finalmente stare bene. Ma forse la domanda non è se il desiderio sia giusto o sbagliato, forse la domanda è un'altra. Cosa succede dentro di noi quando restiamo sempre rivolti verso ciò che ancora non c'è? Quando il nostro sguardo è continuamente proiettato verso il prossimo traguardo, verso la prossima possibilità, verso il prossimo cambiamento, diventa davvero difficile restare dentro ciò che stiamo vivendo adesso. La mente è sempre un passo avanti e quando la mente è sempre un passo avanti, il presente diventa solo un luogo di passaggio. Nella tradizione buddista c'è un'osservazione molto semplice su questo movimento della mente. Non si tratta di eliminare il desiderio o di combatterlo, si tratta piuttosto di riconoscerlo per ciò che è, un impulso che promette una felicità futura ma che raramente si ferma davvero. Quando iniziamo a vedere questo meccanismo con un po' più di chiarezza, succede qualcosa di interessante. Il desiderio non scompare, ma perde un po' della sua forza. Non perché smettiamo di desiderare, ma perché smettiamo di credere che la prossima cosa che otterremo risolverà definitivamente quella sensazione di incompletezza. Forse la pienezza non nasce dall'accumulare sempre desideri realizzati. Forse nasce dalla capacità di restare, almeno per qualche momento, dentro ciò che è già qui, senza spostare continuamente lo sguardo un passo in avanti. Perché forse la felicità non è il punto in cui il desiderio si realizza. Forse è il momento in cui smettiamo di inseguirlo almeno per un attimo. Se queste riflessioni ti aiutano a osservare la tua esperienza con un po' più di calma, iscriviti al canale. Qui proviamo semplicemente a fermarci ogni tanto e a capire insieme cosa sta succedendo alla nostra vita. Grazie.